Oggi parleremo della competenza dell'Unione Europea in materia di immigrazione. Per quanto riguarda questo tipo di competenza, le norme sono contenute all'interno di un trattato, il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea contiene una serie di norme che vanno a riguardare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, ma anche la disciplina che riguarda l'attraversamento delle frontiere esterne. Quindi nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea troviamo anche le norme che riguardano la concessione di misure come per esempio quella dello status di rifugiato. Come abbiamo detto, esiste il principio di libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. Questo principio però si applica solo per i cittadini dell'Unione Europea. Per quanto riguarda i soggetti che non sono cittadini dell'Unione, quindi i cittadini di altri stati, si applicheranno il codice delle frontiere esterne e il codice dei visti. Questo sistema può funzionare grazie al sistema SIS, che prevede appunto un controllo di quelli che sono gli attraversamenti delle frontiere. In base al principio di libera circolazione delle persone, tutti i cittadini dell'Unione Europea possono circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio dell'Unione Europea. Questo principio però non si applica per i cittadini dei paesi terzi, quindi per i cittadini stranieri. Infatti, in materia di attraversamento delle frontiere, è di fondamentale importanza il codice delle frontiere esterne. Grazie con il codice delle frontiere esterne è stato creato un sistema, il cosiddetto sistema SIS, che è il sistema informatico Schengen, che ha eliminato i controlli alle frontiere esterne. Questo è stato possibile grazie a un sistema di segnalazioni e di controlli che vengono effettuate mediante l'autorità di polizia degli Stati membri. E poi importantissimo il codice dei visti. Il codice dei visti prevede un sistema di regole condivise per tutti i territori dell'Unione Europea, quindi per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, e prevede il rilascio di visti di breve durata che consentono la circolazione all'interno del territorio dell'Unione Europea per un massimo di 90 giorni. All'interno del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea troviamo delle norme particolari in materia di immigrazione che riguardano appunto il rilascio di titoli di soggiorno anche di lunga durata e una serie di misure volte a contrastare l'immigrazione irregolare, ovvero l'ingresso di persone non cittadine dell'Unione all'interno del territorio non provviste di un valido documento. In base all'articolo 79 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, l'Unione Europea può adottare delle misure particolari riguardanti il ricongiungimento familiare o i permessi di lunga durata. In questo ambito sono state emanate delle direttive. È importante ricordare la direttiva 86 del 2003 che consente l'ingresso all'interno dell'Unione Europea a scopo di ricongiungimento familiare per tutelare quello che è il bene giuridico supremo della famiglia. Importante poi è la direttiva numero 50 del 2009 che è volta a stabilire delle condizioni uniformi di accesso all'interno del territorio dell'Unione Europea per svolgere dei lavori altamente qualificati. Altra direttiva è la numero 115 del 2008, la quale prevede delle condizioni uniformi di riammissione, quindi delle regole volte a riammettere, a reintrodurre all'interno degli stati di provenienza i cittadini che si trovano sul territorio dell'Unione Europea in maniera non regolare. Riassumendo, abbiamo parlato del controllo delle frontiere esterne, del rilascio dei visti e del contrasto all'immigrazione irregolare. Queste norme sono contenute all'interno del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e poi sono state sviluppate da varie direttive che si sono succedute negli anni. È importante dunque ricordare che esiste una politica per contrastare l'immigrazione irregolare, quindi l'ingresso irregolare di cittadini stranieri sul territorio dell'Unione, ma d'altro canto esistono anche politiche e norme volte a favorire l'ingresso in particolari condizioni di cittadini
non appartenenti all'Unione che devono ricongiungersi con familiari che si trovano nel territorio dell'Unione oppure che devono venire a svolgere un'attività lavorativa all'interno dell'Unione.